Ciao, sono Fabrizio Dalisera. Come hai potuto ascoltare, sto studiando con il metronomo sul 2 e sul 4. Anzi, lo spengo. Oh. Oggi voglio parlare proprio di questo perché ultimamente ho ricevuto diversi commenti su questo argomento e quindi voglio dire perché studiare con il metronomo sul 2 e sul 4, qual è lo scopo, quali sono i benefici di questo tipo di studio e anche come iniziare a farlo. Ma intanto, sigla! In caso in cui questa fosse la prima volta che capiti sul mio canale, voglio dirti che ogni settimana carico un nuovo video. Gli argomenti possono essere vari, quindi non so, dischi che sto ascoltando, soli che sto trascrivendo, esercizi di tecnica, armonia, esercizi ritmici, insomma tutto ciò che può riguardare la sfera del sax e del jazz. Quindi se tu hai la passione come me per questo tipo di musica e per questo strumento, voglio invitarti ad iscriverti al mio canale. In questo modo puoi aiutare me a far crescere il canale e puoi anche essere aggiornato sui prossimi video. Allora andiamo dritti al punto, quindi il metronomo sul 2 e sul 4. Innanzitutto perché? Giustamente la domanda qualcuno è anche legittimo che se la faccia. Perché studiare con il metronomo sul 2 e sul 4 anziché su tutti i quarti? Allora ci sono vari motivi. Il primo, secondo me, è un motivo proprio di carattere idiomatico. Cioè nel jazz il 2 e il 4, al di là della pronuncia, del sassofono, eccetera, proprio a livello di discorso ritmico, quindi se noi ascoltiamo un batterista, il 2 e il 4 sono sicuramente le parti del beat più enfatizzate. In che senso? Il batterista può variare ovviamente la scansione sul piatto, eccetera, a volte porta anche i quarti, insomma può fare diverse cose sul piatto. Per quanto riguarda il rullante, sicuramente il pezzo, fra i vari pezzi della batteria, il pezzo con cui commenta, quindi può fare delle risposte ritmiche al solista, al tema, eccetera. Può fare veramente tantissime cose diverse sul rullante, ma ciò che rimane più costante in un batterista è l'hi-hat sul 2 e 4. Quindi noi avremo pum pum padum pum, eccetera. Questo è una delle cose che esce di più, a prescindere poi dal tipo di batterista. C'è chi magari può swingare in un modo, chi può swingare in un altro. Ok, questo è un discorso ovviamente infinito. Però l'hi-hat sul 2 e sul 4 è qualcosa che dà veramente l'impulso, che dà solidità e che è comune in moltissimi batteristi su moltissimi andamenti swing. Vi faccio ascoltare qualcosa da un concerto mio di qualche tempo fa in modo da poter capire quello di cui sto parlando.
Avete ascoltato questo movimento sul 2 e sul 4 dell'hi-hat del batterista? Questo è qualcosa che noi percepiamo così come un tappeto sul quale poi iniziamo ad improvvisare, sul quale si innesta la musica. Quindi il primo aspetto è proprio un aspetto idiomatico. Quindi studiando con il metronomo sul 2 e sul 4, diciamo così, rendiamo il metronomo più simile ad un batterista. Ovviamente non potrà darci mai la sensazione di suonare con un batterista in carne ed ossa, però sicuramente musicalmente si avvicina molto di più un metronomo sul 2 e sul 4 al feeling di un batterista rispetto ad un metronomo su tutti i quarti. Questo è il primo motivo. Tra l'altro, questa è una mia teoria, secondo me non è neanche una prerogativa del jazz, perché voglio dire, se io faccio questo, immaginiamo un brano rock a questa velocità, no? Anche il batterista rock non fa boom, cioè boom su 1 e 3, ma su 2 e 4 lo farà un pa, 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 pa. Che ne so, vi faccio un esempio classico, no? Di un brano che credo conosciate più o meno tutti. Conoscete questo brano? Scrivetelo nei commenti, dai. E magari poi alla fine vi dico che brano era. Quindi in realtà secondo me non è comune solamente al jazz, è un po' un discorso relativo alla musica moderna in generale. Quindi qualora tu sia un sassofonista non prettamente jazz, o anche non un sassofonista, è un musicista non prettamente jazz, ma che suona musica, diciamo così, moderna. So che è un termine così un po' molto vasto, però veramente rock, pop, c'è tantissima musica è basata sull'enfasi di questi due movimenti, tant'è vero che le persone che diciamo hanno un po' più di feeling ritmico battono le mani sul 2 e sul 4 anziché sull'1 e sul 3. Quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo, secondo me, è un motivo di tipo proprio prettamente pratico, cioè che succede? Vi faccio un esempio. Metto un metronomo a 100. Faccio un esempio veramente semplice, semplice che più semplice non si può, in modo da non dare così spazio ai fraintendimenti. Allora, questo è un metronomo a 100 su tutti i quarti, non su 2 su 4, su tutti i quarti. Supponiamo che io voglia studiare le scale a crome. Facciamo un esempio facile, scala di sol maggiore. Allora io che farò? 1, 2, 1, eccetera. Fin qua tutto a posto, fin qui tutto bene. Però se io aumento la velocità, questa è 150. 1, 2, 1, 2, Sentite, inizia già a essere un po' pesante il metronomo, a martellare un po'. Cosa succede però se io inizio ad andare su velocità più elevate? Per esempio, 240. 1, 2, eccetera. È tremendo studiare in questo modo, perché il metronomo non è un metronomo, è un martello pneumatico, una mitragliatrice. Quindi ammesso che si possa riuscire a stare dietro a questo martello, ci farà suonare in modo molto pesante, molto robotico. Invece che succede? Se io suono sul 2 e sul 4, attenzione, non dimezzo il BPM. Perché? Perché facendo così 2, 4, 2, 4, io conservo il BPM originale che sarà 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, solo che il metronomo, la scansione del metronomo sarà solamente sui movimenti 2 e 4. Questo mi permette di suonare in un modo, di seguire innanzitutto molto più agevolmente il metronomo e di allargare mentalmente la percezione del tempo, pur essendo il BPM lo stesso. 1, 2, 1.
è molto più facile seguirlo. Proviamo un'altra cosa. Adesso voi potreste dire, ma 240, che esagerazione. No, non è un'esagerazione. Considerate che nel jazz 240 è un tempo medium up, no, vabbè, diciamo up, però non è proprio un up tempo di quelli tosti, rompicollo. Nel jazz si può suonare tranquillamente a 280, poi se siete proprio dei bopper d'assalto, anche 300, 320. Poi vabbè, lasciamo perdere certe registrazioni di Gillespie, For Musicians Only e certe cose di quel tipo dove veramente andiamo nella stratosfera. Però ok, 300 magari è una velocità a cui diciamo possono anche non voler suonare tutti, però secondo me 260, 280 vi può capitare di suonare a quella velocità. E quindi non è una cosa così astrusa farlo, c'è comunque una cosa da praticare. In questo modo, con il metronomo sul 2 e sul 4 è molto più facile seguire la velocità, quindi è uno studio che vi consiglio caldamente di fare. La cosa che ti consiglio di fare all'inizio è proprio di prendere un elemento molto semplice, come ad esempio la scala maggiore, di suonare a crome con il 2 e 4. Quindi che cosa significa? Che anziché fare tai, 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 tai sarà ti, tai, 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 tai. Quindi do a tai 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 ta two four tu tai 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 tai. Questa è la prima cosa che puoi fare, piuttosto semplice. Ti consiglio la scala maggiore o volendo puoi anche fare chiaramente scale diminuite, scale cromatiche. Ti consiglio, se sei alle prime armi, di partire con qualcosa di molto semplice, in modo che anziché concentrarti sulle note, tu possa iniziare a concentrarti sul feeling che ti dà il 2 e 4 e anche sulla pronuncia jazzistica, insomma, su cercare di non farlo solo per prendere le note, ma per entrare in un altro tipo di idea ritmica. Se hai trovato questo video utile, lascia un commento, condividilo con qualche amico ed iscriviti al mio canale. Ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Suona un po', va.